Tutti conosciamo la fiaba di Cenerentola. È ormai una delle più conosciute e amate, un classico nella cultura mondiale, grazie anche al celebre film Disney del 1950, che vede come protagonista una fanciulla che supera ogni ostacolo e vede i suoi sogni diventare realtà. La fiaba di Cenerentola ha avuto nei secoli tante varianti in centinaia di parti del mondo, ma dove ha origine? Si presume nell'antico Egitto, più di 2500 anni fa, ispirata dalla storia di Rodopì, una giovane schiava realmente esistita che si dice abbia sposato il faraone Ahmose II, anche se secondo altre varianti non era una schiava, ma una cortigiana di successo. E sembra che Esopo, il famoso scrittore di favole, l'avesse anche conosciuta di persona. Questa storia è stata citata da molti autori antichi ed è considerata il più antico archetipo letterario di Cenerentola. La storia racconta che Rodopì, che in greco significa guance di rosa, era una schiava che lavorava al servizio di un signore egiziano molto ricco. Era bella e di carnagione chiara, con occhi verdi e capelli biondi, a differenza delle altre schiave che avevano occhi e capelli scuri e la pelle bronzea. Loro la prendevano in giro per via del suo aspetto così diverso e cominciarono a trattarla male e a darle degli ordini. Il padrone però era gentile con lei e quando un giorno la vide ballare da sola, rendendosi conto di quanto fosse brava, le regalò un paio di sandali di oro rosso, enfatizzando senza saperlo l'odio che le altre schiave nutrivano nei suoi confronti. Un giorno il faraone organizzò un'imponente festa per tutti gli abitanti della città di Menfi. Tutte le schiave cercarono di ostacolare Rodopì affinché non andasse alla festa, costringendola a portare a termine una lunga serie di lavori domestici. Ma mentre faceva il bucato con i sandali esposti al sole, Horus, una divinità egizia che si presentò a lei sotto forma di falco, si precipitò sui sandali e ne prese con sé uno in volo, portandolo al faraone. Lui lo interpretò come un segno divino e ordinò che tutte le fanciulle provassero quella scarpa, dicendo che avrebbe sposato solo colei che sarebbe riuscita a calzarla. Dopo ricerche estenuanti, arrivò a casa di Rodopì. Lei cercò di nascondersi, ma il faraone riuscì a trovarla, pregandola di provare la scarpetta, che ovviamente le calzò alla perfezione. Lei a quel punto tirò fuori l'altra, e il faraone la portò via con sé e la sposò. Col tempo la fiaba è stata raccontata in modi differenti, in diverse parti del mondo, persino in Cina. In Italia la prima versione conosciuta è quella di Giambattista Basile, pubblicata nel 1634 con il titolo di La gatta Cenerentola, in cui la protagonista non è così buona come la conosciamo, ma arriva anche ad uccidere qualcuno. Sì, avete sentito bene. All'inizio non si chiama neanche Cenerentola, ma Zezolla. Zezolla viene convinta dalla sua maestra ad uccidere la seconda moglie di suo padre, alla quale rompe il collo col coperchio di una cassapanca, e dopodiché fa in modo che lui sposi la maestra. Quest'ultima, che era una donna diabolica, porta a casa le sue 6 figlie, con le quali comincia a torturare Zezolla, che viene mandata in cucina a lavorare come serva, e da quel momento comincia a essere chiamata Cenerentola, un nome che deriva dalla parola cenere, riferendosi al fatto che servi e sguatteri a quel tempo erano sempre sporchi di cenere. La fine di questa storia è molto simile a come la conosciamo e si conclude con Cenerentola che calza la scarpetta. Charles Perrault e i fratelli Grimm hanno poi ripreso questa storia, creando le versioni attualmente più note. La prima, quella del 1697, scritta da Perrault, è quella a cui più si avvicina il classico film Disney degli anni 50 che tutti conosciamo, con la zucca, i topini e la fata madrina. Perrault ha eliminato tutti quegli aspetti violenti, con lo scopo di poterla raccontare alla corte del re di Francia. Ed è con la sua versione che venne introdotta la scarpetta di vetro. Ma è interessante sapere che nella storia di Perrault la scarpetta non era di vetro, ma di verre, un nome dato alla pelliccia di scoiattolo grigio. Sembra infatti che i traduttori abbiano fatto un disastro, confondendo questa parola con un'altra, verre, il termine francese che significa vetro. Molto diversa invece è la variante dei fratelli Grimm, che non è addolcita come quella di Perrault. In questa variante intanto lei si chiama Aschenputtel.
ma per comodità la chiamerò Cenerentola perché Aschenputtel suona malissimo. Suo padre non muore e non viene aiutata dalla fata, ma da un albero di nocciolo che lei stessa ha piantato sulla tomba della madre defunta e dalle colombe magiche. Sotto consiglio della madre, le sorellastre si mutilano i piedi, una il tallone e l'altra le dita, con lo scopo di riuscire a infilare la scarpetta, che qui è d'oro, non di cristallo, e nemmeno di pelliccia di scoiattolo. Tanto quando sarete regine non avrete bisogno di andare a piedi. Ma il sangue che fuoriesce dalla scarpa le tradisce, e le due subiscono poi una sanguinosa vendetta, proprio da parte di Cenerentola. Il giorno del matrimonio fra lei e il principe, le due, zoppe, si presentano in chiesa come damigelle d'onore, nella speranza di conquistare la sua fiducia e avere parte delle sue fortune. Ma lei si vendica, chiamando in chiesa i due magici colombi che attaccano i loro volti e li accecano, strappandogli poi anche gli occhi e condannandole a una vita di sofferenze. Famosa è anche la variante cinese della fiaba di Cenerentola, in cui la protagonista, che si chiama Yan Shen, dopo la morte dei genitori, è costretta a vivere con la sua matrigna cattiva, ma trova sollievo quando fa amicizia con un pesce che vive nello stagno, che essenzialmente è la reincarnazione di sua madre. La matrigna però uccide il pesce e lo mangia, ma la sua lisca si rivela magica ed è pronta ad aiutarla per ottenere il classico lieto fine. Sapete, è proprio dalla Cina che proviene il piede piccolo di Cenerentola. Lì i piedi piccoli erano simbolo di fascino, tanto che per secoli è esistita l'usanza di deformare artificialmente i piedi delle donne per farli entrare all'interno di scarpe molto piccole. Ciò che veniva fuori da questo processo veniva chiamato loto d'oro ed era lungo e doloroso. Esistono centinaia di varianti della storia di Cenerentola. Queste sono le più note, e anche se sicuramente la versione più apprezzata è quella di Perrault, possiamo dire che in linea generale tutte le varianti hanno degli elementi pilastri che le accomunano tutte. La protagonista che perde uno dei genitori e diventa una serva, l'elemento magico che l'aiuta a cambiare le cose, e la scarpetta perduta che le regala il lieto fine. Se vi è piaciuto conoscere le origini di questa fiaba e magari volete conoscere quelle di altre fiabe molto note, fatemelo sapere nei commenti. Ciao!